Bentornati su Ediufoni per questa mini recensione. Io sono Andrea ed oggi vi parlo della Beyerdynamic DT880. La Beyerdynamic DT880 è una cuffia semi-aperta a driver dinamico di medio-bassa sensibilità ed in questo caso alta impedenza. Sono infatti commercializzate ben tre varianti da 32, 250 e 600 ohm e nel mio caso vi parlo proprio della variante da 600 ohm. Il prezzo di listino è di 155 euro su Amazon ed il peso dichiarato è di 290 grammi. È sicuramente consigliato l'utilizzo con un amplificatore dedicato, in particolar modo per la variante da 600 ohm, mentre se pianificate di utilizzarlo senza un amplificatore conviene valutare la versione da 32 ohm. A livello di costruzione la DT880 è sicuramente sufficiente e coerente con la sua fascia di prezzo. I materiali utilizzati sono solidi ed è presente anche del metallo. Il comfort è discreto, soprattutto grazie ad un peso contenuto, sebbene manchi un po' di clamp e risulti quindi sostanzialmente appesa alla sommità del capo. Non è sicuramente, insomma, una cuffia con cui potersi muovere dalla poltrona ed in generale bisogna fare attenzione quando la si indossa. L'unico vero difetto che ho riscontrato invece lato proprio costruzione è che una volta riposta perda di tanto in tanto l'impostazione dell'altezza delle coppe, richiedendo quindi di ripetere l'operazione una volta rimessa in testa. A parte questo è una cuffia solida e ben costruita che può plausibilmente durare nel tempo. Non può mancare il solito disclaimer, quindi questo esemplare che vedete in questo video è stato acquistato per mio utilizzo personale circa 7-8 mesi fa. Di conseguenza le opinioni espresse in questo video sono frutto esclusivo della mia esperienza. Passando al suono, prima di proseguire vi chiedo se questo video vi sta piacendo di iscrivervi mettendo anche un mi piace per supportare il mio lavoro. A voi non costa nulla e a me fa tutta la differenza del mondo. La DT880 si presenta con una firma sonora decisamente bilanciata e tendente alla neutralità. Vi è comunque una punta di calore nei medio-bassi ed una decisa brillantezza negli alti. Il timbro e la naturalezza degli strumenti, incluse le voci, sono sicuramente i due punti di forza di questa cuffia, uniti ad una caratteristica di ascolto soggettivo decisamente peculiare in questa fascia di mercato. La DT880 offre infatti una presentazione estremamente ampia, quasi da muro di suono, nel distanziare i suoni dall'utente. È importante precisare che non si tratta di un palcoscenico che distanzia e separa i suoni tra di loro, come ad esempio fa la HiFiMan Aria, ma che crea spazio tra l'ascoltatore ed i suoni. Non abbiamo quindi una tridimensionalità pronunciata, ma piuttosto una presentazione che tende ad essere meno faticosa in quanto meno aggressiva e più rilassata. Le due carenze principali di questa cuffia riguardano la gamma dei bassi, che risulta particolarmente vuota nella parte più profonda, e una certa ruvidità negli alti, che può creare una sensazione di poca raffinatezza in alcuni brani. Ad esempio, nel brano On the New Day abbiamo una buona riproduzione delle voci che rimangono piacevoli ma non intime, mentre i piatti della batteria risultano troppo ruvidi e con qualche sibilanza. Stesso discorso per Mojo Pin, in cui la voce di Jeff Buckley rimane sempre piacevole, mentre si sente un po' la mancanza di un sostegno sui bassi per il kick della cassa. Virando su un brano più moderno, al minuto 3 di Madness è possibile apprezzare la buona tecnicalità di questa cuffia, che riesce a separare verticalmente le tre voci presenti. Chiudiamo con il brano I Know You Know. In questo caso non si percepisce carenza sui bassi, probabilmente grazie al tipo di produzione del brano, che inoltre rimane abbastanza intimo ed un po' trafficato nella sua presentazione. La DT880 lo riproduce comunque coerentemente e restituisce una buona naturalezza delle voci, come ad esempio al minuto 2 e 15, dove ci fa apprezzare appieno la tecnica vocale di Esperanza Spalding. Insomma, la DT880 mi ha davvero sorpreso nella sua presentazione spaziosa, nel suo ottimo timbro per le voci ed in generale per una buona godibilità di ascolto. Il prezzo a cui viene proposta la pone sicuramente su di un piano diverso rispetto a cuffie tecnicamente superiori come la HiFiMan Sundara o la Sennheiser HD 600 o anche la 650,
ma penso che la DT880 differisca a sufficienza da queste cuffie citate da poter tranquillamente coesistere in una collezione. In particolare il soundstage che la DT880 propone è profondamente diverso da quanto viene invece proposto dalle Sennheiser della serie 6 ed anche rispetto all'Ifeman Sundara. Certamente il discorso della firma, del bilanciamento generale la avvicina molto più alle Sennheiser della serie 6 e forse può avere più senso accoppiarla ad una cuffia appunto come la Sundara, che è anche molto diversa come firma e come bilanciamento generale. Rimane comunque una cuffia a mio avviso veramente azzeccata, veramente interessante e che comunque ci permette di ascoltare molti generi musicali, è abbastanza versatile. Forse non la sceglierei se il mio ascolto fosse principalmente rivolto alla musica elettronica, a causa del basso un pochino vuoto nella parte più profonda, e magari anche per la musica classica sinfonica, in questo caso per la ruvidità e poca raffinatezza degli alti. Consiglio invece l'utilizzo per il gaming non competitivo, visioni di film e serie TV e per la musica rock, soprattutto il rock classico. Se ci pensate, in questo mercato 2-3 anni sono già tantissimi e spesso prodotti hanno una vita minore. Eppure questa cuffia è con noi da tantissimi anni e rimane a mio avviso una pietra miliare, soprattutto per il prezzo a cui viene proposta. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video e vi invito nuovamente ad iscrivervi a questo canale se vi è piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se avete domande su questa cuffia e magari anche se c'è qualche altro modello che vi interesserebbe vedere su questo canale. Un saluto e alla prossima!